devi uscire dalla tua zona di comfort. Questo è il motivetto che si leggeva sui social fino a qualche anno fa, fino allo sfinimento. LinkedIn, Instagram, YouTube, corsi online, tutti a parlarti di questa zona di comfort. Ma parliamoci chiaro, e se ti dicessi che questa storia, per come te la raccontano, è una mezza truffa? Anzi, che spesso viene utilizzata come tecnica di manipolazione per farti fare qualcosa che interessa a qualcun altro e non a te. Io sono Federico Presta, questo è Freedom Kit, il canale che ti aiuterà a liberarti dal lavoro dipendente. E se vuoi liberarti dal lavoro dipendente, vuoi diventare un freelance, un imprenditore, sicuramente dovrai fare quel passo in più, oltre la tua bolla, la tua zona, le tue routine. Eppure spesso questo termine, questo concetto viene utilizzato in modo errato ed è proprio quello che vedremo nel video di oggi. Intanto, cominciamo con il definire questa zona di comfort. È quella che io chiamo uno stato psicologico dove ci troviamo bene, ci troviamo in un momento di benessere. Abbiamo le nostre routine, la nostra vita è controllabile, il nostro lavoro è controllabile, ci troviamo in una bolla che tutto sommato a volte funziona e ci permette di andare avanti con serenità. I suoi elementi chiave sono proprio il controllo, la prevedibilità, la routine. Fare impresa però significa accettare il rischio, accettare le possibilità di fallimento, impiegare tempo, ore, risorse, quindi a raggiungere magari degli obiettivi che non sempre riusciamo a raggiungere. E per fare questo è normale che ci si debba spingere oltre questo stato psicologico di controllo, di prevedibilità, perché ci sono alcune cose che sono inevitabilmente prevedibili. Il fatto però è che poi chi diventa freelance, chi diventa imprenditore, lo fa da anni, si costruisce la sua nuova zona di comfort, tra virgolette, una zona dove si trova bene ad accettare il rischio. Ed è qui che probabilmente dovrà arrivare se il tuo obiettivo è quello di lasciare il lavoro dipendente. Ma adesso facciamo un passo indietro e vediamo questa narrativa della zona di comfort come funziona. Innanzitutto, se siamo lavoratori dipendenti, probabilmente quella zona di comfort è proprio il nostro stipendio. Sapere quante entrate abbiamo fisse ogni mese, sapere il tipo di attività che dobbiamo realizzare al lavoro, i task che abbiamo, no? Il nostro lavoro fisico e avere magari delle abitudini. Ogni mattina mi sveglio a quell'ora, ogni giorno vado in ufficio, ho quella macchinetta del caffè nel quale mi vedo con il collega. Insomma, tutto questo ci aiuta, no, a creare questa zona di comfort e a andare avanti nel nostro lavoro quotidiano. La prima trappola, la prima truffa della zona di comfort è quando qualcun altro la utilizza come trucchetto psicologico per portarti a fare qualcosa che magari non ti spetta, no? Stai lavorando in azienda, arriva il tuo capo, ti dà una mansione in più, ti dice di fare gli straordinari che probabilmente non verranno pagati questo mese. Perché? Perché devi uscire dalla tua zona di comfort, devi crescere personalmente. Questa è la truffa, perché uscire dalla zona di comfort lo si fa quando si hanno degli obiettivi ben chiari per noi stessi, non per gli altri. La truffa è che invece ti dicono: per crescere devi uscire dalla tua zona di comfort, ma stai lavorando al sogno di qualcun altro, no? E invece sarebbe molto più etico dirti: ok, mi serve che fai delle ore in più, ti darò un premio di produzione. Insomma, se c'è un incentivo. Perché nella natura, no, la mente umana e anche la mente in generale degli animali è fatta per risparmiare calorie. Immagina un gatto sul divano che vede la sua ciotola piena di crocchette in fondo alla sala, sta lì, se ha fame si alza, va a mangiare, se no torna sul divano e si riposa. Perché dovrebbe uscire dalla zona di comfort e venirti a richiedere il cibo se già ce l'ha lì e lo vede lì? Ok? Noi funzioniamo in modo molto simile. Certo, è una metafora un po' spicciola, però è per farti capire che se abbiamo tutto, se stiamo lavorando ai nostri obiettivi, se stiamo raggiungendo i nostri risultati, abbiamo il nostro lavoro dipendente, prendiamo i nostri soldi mensili, chi me lo fa fare a uscire dalla mia zona di comfort per crescere? Crescere di che? Qual è lo scopo? E la prima lezione è proprio questa. Non ti devi sforzare a creare un discomfort, quindi a creare dello stress reale per raggiungere un obiettivo di qualcun altro. Devi avere prima una tua visione, un tuo perché ben chiaro che ti porta ad uscire da questa zona di comfort. Nell'ambito del lavoro dipendente voglio diventare un manager, mi voglio far vedere dai miei capi, mi spingo un po' più in là. Ma se non c'è questo, uscire dalla zona di comfort è una manipolazione psicologica e non dovresti farlo. Ma facciamo lo step avanti. Qui su Freedom Kit promuovo un'idea molto chiara, che non è detto che sia quella giusta per tutte le persone. Infatti io parlo solo a un determinato pubblico. Un pubblico di persone che si è stufata del lavoro dipendente o quantomeno c'è qualcosa che non va nel proprio lavoro, sa che ci sono altre forme di guadagno e vuole capire come cambiare strada, come cambiare percorso. In questo caso, come dicevo all'inizio, se vogliamo intraprendere
la libera professione o essere imprenditori, aprire un negozio piuttosto che un'attività online, ecco qui cominciamo ad uscire da quella che è una routine, cominciamo ad uscire da quella che è una prevedibilità ed è qui che effettivamente bisogna lavorare su questa famosa zona di comfort. Ma cosa significa? Il nostro obiettivo non deve essere quello di allargare questa zona di comfort, di uscire da questa zona di comfort, il nostro obiettivo deve essere quello di aprire quel negozio per guadagnare X euro al mese, cominciare questa attività online per sostituire il lavoro dipendente in 2 anni. Se ci diamo degli obiettivi chiari e una visione del perché lo vogliamo fare, allora la zona di comfort si comincerà ad allargare. Questi confini si allargheranno. Io sono un lavoratore dipendente che fino alle 18 sta in ufficio. Cosa posso fare per lanciare la mia attività da freelance? Tutte le sere produco un video per Instagram dove mi pubblicizzerò, oppure tutti i weekend lavorerò alle mie attività. Questo significa cominciare a rinunciare a del tempo libero, rinunciare a del tempo ad esempio con la famiglia, degli sforzi. Questo richiede degli sforzi al quale non siamo più abituati ed è qui che si comincia a fare quel passo famoso oltre la zona di comfort. Ma non è un buttarsi così, è magari cominciare a crearsi delle routine legate a degli obiettivi. Questo è un modo sano di approcciarsi alla zona di comfort. Tante volte non c'è neanche bisogno di saperlo, non dobbiamo neanche sapere che stiamo uscendo dalla zona di comfort perché siamo presi dal nostro obiettivo, dalla nostra attività, programmiamo delle azioni da fare e le cominciamo a fare. Ma quello che dobbiamo conoscere è che il rischio di fare qualcosa in proprio ci porterà inevitabilmente anche a dello stress, ma questo stress fa parte del percorso e nel momento in cui poi ci sarà una transizione da indipendente, probabilmente ti risulterà difficile pensare che sei stato anni nell'azienda, in ufficio a lavorare per il sogno di qualcun altro. L'importante di questa storia è che il disagio si paga, è che il discomfort significa avere poi un ritorno sull'investimento in futuro. Quindi può essere economico, come per la maggior parte di noi lo è, ma può essere anche semplicemente di liberarsi del tempo per stare con i propri cari, quindi avere un'entrata economica che invece di lavorare 8 ore al giorno in ufficio ci permette di lavorare 4-5 ore da casa e poter passare il resto del tempo con i nostri cari. Sto facendo un esempio, no? L'importante è sapere che il discomfort si paga e se si paga dobbiamo avere anche un guadagno da esso. Ricorda quindi che quando l'obiettivo è abbastanza grande da farci muovere, piano piano la zona di comfort si allargherà in modo naturale per cercare di farci arrivare a quell'obiettivo. Poi, prima di chiudere, giusto un piccolo appunto sulla paura che abbiamo, no? Di fare la brutta figura. È una cosa che vedo da tanto tempo, no? Ci sono i miei familiari che non approvano, i miei amici mi dicono ma che stai facendo? E tante volte non ci muoviamo, non usciamo da questa famosa zona di comfort, non tanto perché non ci crediamo abbastanza, ma per la paura sociale, tra virgolette, di essere giudicati. Ora te lo dico, alla fin fine a nessuno frega niente di te e di quello che tu fai. Sì, c'è qualcuno che può commentare, può dirti stai sbagliando, può dire all'amico guarda quello che ha fatto, ha lasciato il lavoro, ma poi loro hanno la loro vita. Il giorno dopo se lo sono dimenticati o quantomeno non pensano a te, semplicemente. Quindi tante volte, soprattutto quando si lancia un progetto online dove magari ci dobbiamo mettere la faccia, dobbiamo pubblicizzarci sui social con dei video, bene, questa paura è infondata. Io stesso all'inizio dico ok, mi espongo online, chissà cosa commenteranno le persone che conosco. In realtà ho ricevuto commenti positivi da amici, da conoscenti, quindi alla fine questa paura è quella che magari tante volte ci trattiene da non uscire dalla nostra zona di comfort, che in questo caso potrebbe essere semplicemente non farci vedere online, non pubblicare dei video, non pubblicizzare la nostra attività. Quella è già un'uscita dalla zona di comfort, no? Se io lo faccio sto uscendo dalla mia routine, da quello che è il mio stato psicologico, tra virgolette, di benessere, perché mi sto esponendo alle possibili critiche di qualcun altro. Bene, fregatene, perché non è quello che ti cambierà la vita e non è da lì che arriveranno le delusioni. Te lo posso promettere, diciamo, te lo posso garantire sia dalla mia esperienza ma da quella che ho visto anche da altre persone conoscenti. Quindi smetti di farti tirare fuori dalla tua zona di comfort per il tornaconto di qualcun altro. Trova il tuo obiettivo, trova il tuo perché e spingiti oltre per quel motivo lì. Se lo vuoi fare in modo più morbido, tra virgolette, o quantomeno più sicuro a livello psicologico, allora ti devi creare delle routine, delle nuove routine che ti permetteranno di raggiungere degli obiettivi differenti rispetto a quelli del lavoro dipendente. E se vuoi saperne di più su questo, realizzando un video che trovi qua.